Ben ritrovati nel canale. Come promesso, oggi si cucina con la friggitrice ad aria. Verrà a pranzo una mia amica carissima, ma che ha un piccolo difetto, è vegetariana. E per un'onnivora come me che ci ficca la pancetta dappertutto è un po' difficile, però friggiamo così rendiamo insomma queste verdurine belle saporite. Che dite allora? Iniziamo! Iniziamo con le chips di polenta. Lo sapete, a me piacciono le cose facili e veloci, quindi polenta, valsugana già pronta che tagliamo e mettiamo in friggitrice ad aria. Se voi siete invece tanto pazienti e avete tanto tempo, la potete fare e il risultato è lo stesso. Quindi taglio a striscioline la polenta, non troppo grosse, dai. Cos'è questo? Mezzo centimetro, forse, insomma, lo vedete dal video, forse un centimetro, lo vedete. E adesso poi, da qui, andiamo a creare proprio dei bastoncini, perché poi quando questa sarà cotta sembrerà proprio una patatina. Tutto quello che faremo oggi poi sarà accompagnato da una salsetta che ci pucciamo tutto, E adesso taglio tutta la polenta. Non mi sono tagliata! Olè! Prendo friggitrice ad aria, il cestello, spostiamo un po' così non vedete bene, e basta. Che dobbiamo fare? Andare a mettere gli stick direttamente dentro il cestello, senza teglie, senza nulla, altrimenti l'aria non circola bene e non ce le fa belle croccanti come se fossero delle patatine. La quantità che vi ho fatto vedere, quindi la mezza confezione di polenta valsugana, che è 600 grammi, ci sta tutta nel cestello, viene perfetta, quindi non vi preoccupate, potete metterla tutta. Allora, cercate di distribuire abbastanza bene tutta la polenta in modo che, come vi ho detto, l'aria possa passare bene. È immancabile lo spray. Come vi ho detto l'altra volta, io ho fatto un mix di olio di semi di girasole, lo so che già non si trova più, ma apriamo e chiudiamo parentesi, e olio extravergine di oliva, e faccio così, vado direttamente a spruzzarle. Vi faccio vedere. E adesso via in friggitrice. Importantissimo, come sempre, preriscaldare la friggitrice ad aria, quindi utilizzate la funzione preheat che vi permette di preriscaldare. Dopodiché per la cottura dovete fare così: tasto carottina, quindi 205 gradi, ma 12 minuti per averle belle croccanti non bastano, quindi aumento il tempo fino a 20 minuti. Se fate questi bastoncini un po' più sottili, vi servirà meno tempo. E adesso aspettiamo. Guardate che bel risultato, belle dorate e super scrocchiarelle. Oh, mi raccomando, guardate il video fino alla fine, perché poi dobbiamo fare la salsina dove pucciamo tutto quanto, Se poi volete rivedere i tempi con calma, vi ricordo sempre il blog www.valliregnodicasa.it. Chiamo l'esperta. Poi, dunque, domanda: ma se io uso un uovo che non è fecondato perché il gallo non c'è, le galline sono libere e felici che razzolano in mezzo all'erba, è vegetariano, vero? Benissimo, ciao! Scoperto che le uova delle mie galline sono vegetariane, possiamo sbattere in una ciotolina l'uovo. Poi, con cosa impaniamo le zucchine? Farina di ceci. Perché? Perché ho
fatto sta scoperta dopo un po' di tentativi. Con la farina normale, ste zucchine, plof, con questa vedrete il risultato e poi anche il gusto è veramente particolare e sfiziosissimo. Quindi niente di più facile. Prendo zucchina, la mettiamo prima nell'uovo e poi via nella farina. In questo caso ho tagliato mezza zucchina, qua c'è mezza zucchina perché con questo tipo di panatura devono stare belle staccate all'interno della friggitrice ad aria. Per evitare che le vostre dita possano diventare dei mallopponi di uova e farina, io faccio sempre così: con una mano l'uovo, con l'altra mano pulita la farina, altrimenti dopo 2-3 zucchine vi ritrovate la mano che è un malloppo unico, l'impasto insieme all'uovo. Eccole qui, tutte ben distese, una a fianco all'altra e ben impanate. Preriscaldare come al solito la friggitrice e in questo caso però non spruzzo subito con lo spray l'olio, dobbiamo fargli fare prima 3 minuti di cottura e dopo possiamo mettere l'olio proprio per dare modo alla farina di far diventare tutto bello croccante. I tempi sono questi. Andiamo con la funzione verdure. Dobbiamo aumentare la temperatura a 170 gradi e vanno bene 10 minuti. Ricordiamoci quando scende a 8 minuti che va spruzzato l'olio. Ecco qua, sono passati 2 minuti. Vabbè, vi ho detto 3 minuti prima. Oggi so così, testa per aria. 2 minuti devono passare, si apre e a questo punto potete spruzzare per benino, mi raccomando, le vostre zucchine e lasciare che il programma finisca. Okay. Zucchine belle doratine, croccanti, pronte. Intanto mi sono portata avanti per l'ultima ricettina, che questa è proprio una cosa che una tira all'altra. Guardate un po' cosa ho fatto. Guardate come sono belle. Sono praticamente carote tagliate con il pelapatate in modo che vengano proprio, vedete, sottilissime. In queste poi non dobbiamo aggiungere né olio né nulla, quindi direi anche dietetiche se avete bisogno, insomma, di fare dieta. Io ne avrei bisogno ma non è intenzione, e che quindi non hanno neanche l'olio aggiunto. Adesso le mettiamo in cottura. Qua ci sono 3 carote perché anche se vi sembra tanta la quantità, in cottura diventano un quarto, diventano pochissime. Quindi tempi di cottura. Vado sulla nostra solita funzione verdurina, aumento la temperatura a 160 gradi e il tempo va aumentato a 15 minuti. Ecco perché vi ho detto fate 3 carote, questo è quello che è rimasto dopo 3 carote. Poi veramente non so se si sente lo stunce, veramente buono. Una tira l'altra. Adesso facciamo un bel cartoccetto e questa salsina che aspettate un attimo, guardate che bel cartoccetto abbiamo fatto. Una favola. Adesso ci vuole però la salsina. Metto in una ciotolina 3 cucchiaini circa di formaggio quello spalmabile, dai, tipo Philadelphia, per capirci, no? Poi ci aggiungo altri 3 cucchiai di panna acida. Sto sporcando tutto, non preoccupatevi, perché io la panna acida la amo. Poi pizzichino di sale. Il sale in queste verdure che abbiamo fatte non va mai messo in cottura perché altrimenti le fa ammollare, e quindi un po' di sale glielo mettiamo adesso. Aggiungo
dell'aglio in polvere. Quando faccio queste preparazioni preferisco quelle in polvere perché viene l'alito, insomma, non troppo pesante. Poi mettiamo un po' di pepe e del prezzemolino fresco. Si gira tutto e viene una salsina che adesso, per cucinarci tutte queste cose buone buone, ma che vi devo raccontare? Lo dovete provare, non ve lo posso raccontare. Guardate che bella salsina. Ecco, farò questo sacrificio di provare. No vabbè, non fatto che adesso finisco tutta, la finisco tutta. Buona! Antipasto vegetariano pronto. Spero proprio che alla mia amica piaccia, perché a me è piaciuto davvero tanto. Siete pronti? Si avvicina Pasqua! Che ne dite che ci facciamo il menù di Pasqua in friggitrice ad aria? Volete vedere che combiniamo? Beh, allora non perdetevi i prossimi video. Ciao da Valli!